tutti! Oggi abbiamo fatto le treccine con lo zucchero e in Puglia vengono chiamate maritozzi. Vi facciamo vedere come al solito tutto il procedimento, è facilissimo. Con la nostra ricetta ve ne vengono 8. Per fare le treccine con lo zucchero extra soffici noi utilizziamo 500 g di farina zero, 220 ml di latte intero tiepido, 7 g di lievito in polvere, un uovo grande, 60 g di burro a temperatura ambiente, scorza grattugiata di un limone, 80 g di zucchero semolato vanigliato, quella che vedete la stecca di vaniglia, 4 g di sale. Prima di mettere in forno le nostre brioche le andremo a spennellare con un uovo che non utilizzeremo tutto e del latte nella stessa quantità dell'uovo. Andremo a mischiare. Inoltre vi servirà del miele, vedete pochissimo, mischiato all'acqua e alla fine lo zucchero semolato. Ci siamo spostati sulla spianatoia. Potete utilizzare anche una planetaria, fate prima per fare questo impasto. Noi vi facciamo vedere l'impasto a mano perché spesso ci scrivete che la planetaria non ce l'avete. Quindi adesso mettiamo il lievito al centro, come al solito, il latte e sciogliamo così il lievito al centro della farina. Zucchero, l'uovo, la scorza grattugiata di limone e cominciamo un po' ad impastare. Fare queste brioche, queste treccine con lo zucchero in realtà è facile, l'unico ostacolo diciamo che sono i tempi di attesa per la lievitazione, però ovviamente nei tempi di attesa potete fare altro. Stiamo aggiungendo il sale e ancora il latte, vedete il latte ovviamente va messo come al solito piano piano mentre impastate. Se state facendo questa ricetta in planetaria, seguite lo stesso ordine semplicemente. Queste treccine con lo zucchero in Puglia si chiamano maritozzi. Sono i nostri maritozzi al contrario di quelli romani che sono con la panna al centro. Quindi la nostra ricetta di maritozzi non è altro che un pan brioche con lo zucchero. E le treccine con lo zucchero si ritrovano anche poi nella pasticceria siciliana. È in realtà una ricetta che poi troviamo in tante parti del mondo. Esiste per esempio il pane ebraico, challa, che è molto simile, è sempre intrecciato, però è meno dolce. Sopra ci mettono i semini di sesamo, però in realtà l'impasto è sempre quello. Perfetto a colazione e a merenda. Svegliarsi la mattina e ritrovarsi queste treccine è davvero gratificante. Se poi sono calde appena sfornate, il massimo. I bambini impazziscono, ma anche gli adulti. Quindi vedete, stiamo impastando a mano, l'impasto a questo punto è un po' appiccicoso ed è normale che lo sia. Ci stiamo aggiungendo il burro, vedete, apriamo un po' l'impasto e ci mettiamo i cubetti di burro. E ci mettiamo il burro, vedete? Queste brioche poi sono buonissime consumate con la marmellata, con la Nutella, ma anche così senza niente, perché ovviamente essendo così soffici sono davvero deliziose senza aggiungere nessun altro ingrediente.
Se seguirete tutti questi passaggi vi verranno estremamente soffici e belle lucide in superficie. Vi ricordiamo che noi abbiamo una playlist dedicata a tutti i dolci tradizionali italiani, come le treccine con lo zucchero, quindi andatela a vedere se volete trarne ispirazione per altri dolci tipici italiani. Finito di incorporare tutto il burro, vedete ormai l'impasto si appiccica molto meno e dobbiamo però lavorarlo per 10 minuti. Se avete la planetaria, questo lavoro ve lo fa la planetaria. Dopo 10 minuti, quindi l'impasto è perfettamente incordato, lo mettiamo in una ciotola, coperto con pellicola, e lo facciamo lievitare. Ricordatevi che il vostro ambiente deve essere caldo, quindi se fa freddo accendete i termosifoni. Dopo 2 ore, vedete, questo è il risultato. L'impasto è raddoppiato, è cresciuto abbastanza e lo mettiamo sulla spianatoia. Stiamo quindi ricavando dei pezzettini . Per il momento quindi 3 pezzettini che andiamo a pesare. Quanto devono pesare? 40 grammi a pezzo. Ok. In questo modo vi assicurerete che le vostre treccine con lo zucchero vengano tutte uguali. A noi piace farle tutte molto, molto simili, non una più grande, una più piccola, quindi siamo molto precise in questo. Perché poi sono bellissime da vedere, si mangia prima con gli occhi. A questo punto cominciamo a dare forma, no? Alle nostre treccine. Facciamo quindi il serpentello. Una lunghezza di 15 cm circa. Ok. Quindi abbiamo 3 serpentelli da 15 cm che andremo ad intrecciare. Quindi uniamo le estremità e facciamo una bella treccia. E mettiamo le trecce su una leccarda con la carta da forno. A questo punto copriamo con pellicola e devono lievitare per altri 40 minuti. Preriscaldiamo il forno 180 gradi statico. Dopo 40 minuti al caldo li spennelliamo, abbiamo messo in una ciotolina, vedete l'uovo sbattuto, parte di un uovo, non tutto, e in parti uguali del latte. Mischiate il tutto e spennellate prima di mettere in forno. Così diventeranno belli lucidi, lucidi, lucidi. Le nostre treccine sono pronte ad andare in forno 180 gradi statico. Dopo 15 minuti le nostre treccine sono pronte, le possiamo sfornare ed eccole qui, guardate che colore fantastico, però non abbiamo ancora finito. Abbiamo messo un cucchiaino di miele e 2 cucchiai di acqua e stiamo spennellando per renderle ancora più lucide. E a questo punto ci mettete anche sopra lo zucchero, così si va ad attaccare.
E le nostre treccine con lo zucchero sono praticamente terminate, come avete visto sono semplicissime da preparare, soltanto i tempi di lievitazione ovviamente sono lunghi. Le mettiamo poi su una griglia, vedete? Di solito per questa ricetta si utilizza solo l'acqua alla fine e poi lo zucchero, mentre noi utilizziamo anche il miele perché secondo noi vengono più lucide e poi ne guadagnano anche di gusto. E la ricetta è terminata, fateci sapere nei commenti come vi vengono le nostre treccine con lo zucchero maritozzi pugliesi. Iscrivetevi al nostro canale Cucina Geek per vedere altre ricette tradizionali italiane come questa. Ci trovate anche su Facebook e su Instagram. E sul nostro sito www.cucinageek.it trovate questa ricetta stampabile e delle curiosità su questa ricetta e su tante altre. Veniteci a trovare. Alla prossima ricetta, ciao!